Signore e signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Non so quando lo vedrete, però oggi è l'8 gennaio, è il giorno del mio compleanno e quale miglior modo per festeggiare se non quello di venire a Jerez in pieno inverno e godersi i 15 gradi che la Spagna ci dà. Adesso entriamo, facciamo 2 giri, vediamo come va e dopo vi racconto cosa sto facendo e perché sono qui. Ma che rogna di merda. Ovviamente tutto liscio non poteva andare e si è rotta la staffettina che supporta la pompa del freno in 2 pezzi. Ma visto che è il mio compleanno e speriamo che oggi non vada storto niente, piastrina di alluminio piegata, flessibilata e bucata con un buco da 6 e torniamo in pista. Alt, fermi un attimo, facciamo il punto della situazione. 1. Se non sei ancora iscritto al canale, se ti piace quello che faccio, iscriviti che per me è molto importante. 2. A Barcellona, quando ho provato per la prima volta la moto, mi sono lamentato che fosse molto bassa dietro e così mi sono fatto dare da Tommy un piedino per l'ammortizzatore più lungo che mi sono portato in aereo e ieri ho saltato gli ultimi 2 turni per lavorare sulla moto ed ho alzato parecchio il posteriore e durante la giornata vedremo come andrà. It was at this moment that he knew he fucked up. Che bella che è Jerez. Tra l'altro è una pista nella quale sono venuto un po' di anni fa e avevo fatto solo una decina di giri prima che incominciasse a piovere. Poi ha piovuto e siamo stati qua 3 giorni e non abbiamo girato. Quindi mi è sempre rimasto il pallino di questa pista, che poi negli anni ho visto con BR Corse venendo al mondiale ma non girandoci, e oggi ho avuto la fortuna di venire qui e finalmente provarla. Come Barcellona sto girando con l'Aprilia 660 di Sergio e dei miei amici della crew tedesca. E tra l'altro, parlando poi di tedeschi, adesso non è qua perché la moto non c'è, però questo spazio vuoto è lo spazio di Philipp Oettl, che i più tecnici e più appassionati di gare conosceranno, che è un pilota che ha fatto molto bene in Supersport, ha fatto anche la Moto 2. L'anno prossimo correrà in Superbike ed è qui ad allenarsi con la sua Ducati. Il circuito, come mi immaginavo, è super bello, super tecnico e ha un sacco di frenate fortissime anche con una moto che non è potentissima. L'unica cosa che non è tanto piacevole è che questa pista non asciuga mai. Immaginate che per questi 3 giorni il tempo è bellissimo, però ovviamente essendo inverno di notte fa un po' di umido, quindi la mattina la pista è bagnata, poi esce il sole e siccome ci sono 15 gradi asciuga. La pista è in ottime condizioni, però l'asfalto ha una particolarità per la quale in alcuni punti rimangono sempre delle maledettissime chiazze che passarci sopra non è così tanto bello, quindi bisogna stare sempre molto all'occhio.
appena uscito dal turno, adesso guardando la gomma comincia un po' a finire. Queste sono le solite scuse da pilota, ma questa SC3 ha 5 giornate sul groppone, ha le 2 giornate che ho fatto io a Barcellona più 2 giornate che ha fatto Sergio a Valencia quando io non c'ero, ieri e oggi. Quindi facciamo che ieri ho girato poco perché ho fatto solo 3 turni, adesso la gomma è in queste condizioni qua. A sinistra comincia un po' a strappare, anche se l'usura può sembrare non male, e a destra è un pochino più bella. A vederla non sembra malissimo, adesso però devo mettere una gomma posteriore nuova e passiamo a Bridgestone. Sto usando un misto perché era quello che c'era, davanti c'è sempre la Bridgestone, mentre dietro c'è questa Pirelli SC3 che ha fatto un monte di strada, quindi adesso mettiamo una Bridgestone posteriore così abbiamo Bridgestone. Alle 16:40 c'è l'ultimo turno che è quello della gara e vediamo di migliorare ancora. Sono molto contento perché ho fatfatto una sessione di 4 giri prima che dessero la bandiera rossa. Primo passaggio cronometrato 57,0, 56,4, 56,4, 57,0. Molto costante, ho fatto un po' di errori perché avendo alzato tanto la moto dietro, davanti ogni tanto mi fa un po' paura, però adesso provo a fare 2 lavori e vedere se mi trovo meglio. Dai, diamoci da fare perché sennò non c'è tempo, non riesco a cambiare la gomma. Certo che avere Filipetto che ti toglie le termocoperte è incredibile. Ho fatto un po' di modifiche sul davanti e anche sul dietro e vediamo come va. Dai che si fredda le gomme, cazzo! guidare al tramonto è una delle cose che mi manca di più del correre. Quando fai magari le simulazioni alla fine della giornata è proprio troppo bello. Mi sono divertito come un pazzo e, cosa più importante, sono andato molto più forte, nel senso che prima di mettere la gomma il mio miglior giro era 56,4. Che facevo con agilità? Ho messo la gomma, ho messo la Bridgestone sapendo che la gomma era un pochino più alta, quindi allunga maggiormente il rapporto. In più, già dietro, avendo alzato, mi sentivo molto alto, allora ho tolto un po' di precarico dietro, ho dato precarico davanti perché adesso la moto, stando molto più alta dietro, è un po' impuntata sull'anteriore, quindi quando freni ci sta che sia un pochino meno confidenziale, ok? E sono riuscito a fare, ho fatto la sessione, ho fatto 10 giri e gli ultimi 3 giri sono stati 55 basso, con l'ultimo giro ho fatto 54,9, che, come vi ho detto nello scorso video di Barcellona, dove avevo guidato la Aprilia, secondo me queste moto si collocano più o meno poco più che una 300 Super Sport. Ovvio che è imparagonabile la moto standard come questa che sto guidando
io è una R3 stradale, perché ovviamente io sto parlando di R3 di Kawasaki 400 fatte per fare il mondiale con motori preparati, quindi roba molto racing. Adesso però basta parlare di me, vi faccio vedere il compagno di squadra di Mirko, che vedrete probabilmente nei prossimi video con Team BR Corse durante l'anno, perché Mirko avrà questo compagno di squadra che è un pilota inglese, sarà l'unico inglese sulla griglia. Non ha ancora fatto grandi risultati, ma stiamo lavorando per farlo migliorare e adesso andiamo a prenderlo. Hey Indy, come here. Say ciao to all our Italian followers. So My Italian's not so good though. I was telling them that you will be Mirko's teammate next year. Are you ready for this? If I can be faster than Mirko, yeah. Oh, okay. We are working on it. As you saw these days, we are working on it. So Mirko, you have to be scary about that. But he's only small, so... Small, very small. But he is faster at the So moment. me and Andrea, we will work on you. And Indy is now European training junior with an EGC bike, which they were competing a few years ago in the World Superbike Championship. And we have made some battles today. We've made some battles, but also I am 3 seconds faster than I've ever been. Oh, and last you. but not least, Indy today made his fastest lap in Jerez. I'm right or not? Yeah, okay. fastest ever. 57. Now, by tomorrow, 56. Okay, tomorrow new tires and improving. E a proposito di improving, che in inglese vuol dire migliorare, per me ogni volta che concludo una giornata in pista o con la moto da cross mi piace chiamare quelle che sono le persone di riferimento per me, per discutere, parlare, trovare nuove idee, migliorare o anche solo dire 4 minchiate. Ed in questo caso è una persona che, se seguite questo canale, dovreste conoscere. Oh, 4,9. Non male. Allora, la grossa differenza non è tanto nella gomma quanto nell'aver tolto un po' di precarico dietro. Cioè, nel senso, mi sento un po' meglio. Anche se la gomma è un pochino più alta, togliendo precarico dietro mi piace di più. Allora, il problema grosso, secondo me si può andare ancora più forte, sicuramente. Però la cosa che non mi dà tanta fiducia, nelle curve strette, la seconda è veramente lunga, ok? E vorrei accorciare il rapporto un dentino. Questo è... Cioè. E poi invece davanti, nelle staccate violente, che praticamente qua ce ne sono tante, la cosa che mi spaventa un po' è che la prima parte scappa. Scappa o no, il giorno dopo ho migliorato un secondo girando 54 basso di passo nell'ultima sessione della giornata con le stesse gomme. Dopo molto tempo ho messo solo la benzina e girato, anche perché non avevo più modifiche da fare e mi serviva del materiale che non avevo. Materiale che arriverà presto, perché a febbraio andremo a Valencia e ci saranno molte novità, ma non vi dico nulla.